Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi del TriGalPan, il controller MIDI a forma di handpan. Ho ricevuto molti messaggi di persone interessate, quindi ho deciso di condividere il progetto e dare la possibilità a tutti di autocostruirsi il proprio controller MIDI ad un costo non eccessivo ed utilizzando materiale di facile reperibilità. Bene, iniziamo subito. Nel TriGalPan abbiamo una parte elettronica e una parte meccanica. Iniziamo con l'elettronica. Uno degli elementi fondamentali è il trigger. In commercio ne troviamo di tanti tipi e marche. Io ne ho provati alcuni e sperimentando ho capito quale sia più adatto. Il trigger non è altro che un trasduttore, cioè un elemento che trasmette energia, talvolta anche trasformandola. Ed è il caso proprio del trigger piezoelettrico usato in questo progetto, che trasforma la vibrazione meccanica in segnale elettrico, che successivamente tramite un convertitore trigger MIDI verrà mandato ad un modulo sonoro o un computer con librerie di suoni virtuali. Passiamo ora alla parte meccanica. Uno degli inconvenienti maggiori del trigger piezoelettrico è che è molto sensibile, quindi il nostro compito sarà quello di limitare le vibrazioni al solo pad che colpiamo, facendo in modo di non far suonare il pad vicino. Nel primo prototipo di TriGalPan ho usato come pad una comunissima ciotola di metallo. Ho attaccato il trigger piezoelettrico sotto e l'ho appoggiato su uno strato di gomma piuma. Adesso vi illustrerò un'altra soluzione, usando un comunissimo tappetino di gomma, come quelli che si usano per il mouse del computer. Lo potete sagomare nelle forme che più preferite. Applicando sotto poi sempre il trigger piezoelettrico e attaccandolo su degli strati di gomma piuma, magari di densità diversa. Se non trovate la gomma piuma, potrete usare, come ho fatto in questo pad, anche una comunissima spugnetta di quelle che si usa per lavare i piatti. Ma passiamo alla pratica. Assembliamo il pad. Dopo aver sagomato la gomma piuma e il tappetino di gomma, ho applicato dello scotch biadesivo sulla gomma piuma. Quindi andiamo ad assemblare il primo pezzo. Tolgo la pellicola dallo scotch biadesivo, applico il trigger, precedentemente ho fatto una fessura per far passare il cavo. Applico il tappetino di gomma e il pad è pronto. Al trigger ho collegato poi un jack che inserirò in un canale del convertitore trigger MIDI. Poi dal convertitore trigger MIDI o tramite il MIDI out o nel mio caso l'USB lo collegherò al computer. Caricherò una libreria di suoni, poi sul convertitore sceglierò quale nota suonare. Ed ora un test con 3 pad.
vi suggerisco di usare un cavo multipolare per collegare tutti i trigger al convertitore trigger MIDI. Per un lavoro più accurato vi consiglio di usare un connettore di sub femmina da applicare al telaio, dove collegherete tutti i trigger, mentre il connettore maschio al cavo multipolare. Spero che questo video vi sia stato utile. Ho preparato per voi anche una libreria di suoni virtuali da scaricare free. Non vi resta altro che costruirvi il vostro handpan MIDI. Buon divertimento. Ciao a tutti, oggi vi parlerò del Trigalpan. Stai registrando? Sì. Se facessi ciao bella raga, ben trovati! Sono molto da youtuber, da blogger, che oggi va molto di moda.